Buongiorno, ho da poco pubblicato un video dove condivido tutta la mia esperienza di vendita tramite Amazon FBA. Se non l'avete ancora visto vi invito ad andarlo a vedere. Dato che in quel video mi avete fatto parecchie domande ed oltretutto vorrei chiarire alcune cose, oggi faccio questo video per rispondere e chiarire il tutto. Ed in seguito, se state fino alla fine, andiamo anche ad analizzare se la mia esperienza con Amazon FBA è stata un fallimento o meno. Prima cosa che moltissimi avete chiesto è: che oggetto vendevi? Io in quel video condivido precisamente ogni singola cosa, tutto con la massima trasparenza, spese, guadagni, eccetera. L'unica cosa che non vado a condividere in quel video è l'oggetto. Questo lo faccio per proteggere il listing. Il listing è la pagina Amazon nel quale compare il mio oggetto con recensioni, commenti, descrizione, eccetera. Non condivido l'oggetto per proteggere il listing perché prevenire è meglio di curare e non tutti agiscono in buona fede. Dico questo perché qualcuno che vede il mio video, qualcuno che vede il mio oggetto a cui magari io non sto simpatico, può andare a comprare quell'oggetto o può andare nel listing e per esempio mettere una recensione negativa su quel prodotto, andando ad incidere negativamente sul listing. E dato che il listing ad ora è un asset che io posseggo, questo asset del listing con l'oggetto brandizzato lo potrei rivendere, nel senso che non vado a rivendere l'oggetto ma vado a rivendere la pagina Amazon dove viene venduto questo oggetto con le relative recensioni. Volendo, alcune persone lo fanno, io sto ancora riflettendo sul da farsi per quel che riguarda il mio listing. Poi un'altra cosa che mi avete chiesto è se avessi registrato il marchio dell'oggetto che vendevo. No, il marchio non l'ho registrato, ho semplicemente brandizzato questo oggetto con un marchio che non ho registrato ed ora sto pensando se magari registrare il marchio, sistemare un po' il listing, aggiornare il prodotto e poi rivendere il prodotto aggiornato insieme al listing a qualcuno. Ci sto riflettendo, anche se penso che questa vendita sia più faticosa piuttosto che redditizia, quindi probabilmente terrò prodotto e listing senza brandizzarli e poi in futuro penserò come riutilizzarli. Poi ci tengo a chiarire e precisare un errore che avevo fatto sul calcolo di quanto ho guadagnato. Infatti mi sono dimenticato di togliere i contributi dal totale, di sottrarre i contributi che io ho pagato sul relativo fatturato di quel prodotto. Ora riprendo i calcoli così è più facile che tutti capiscano. Io con il mio prodotto avevo fatturato 23.992 euro, la logistica e la pubblicità di Amazon mi erano costati 17.201,60 euro, il prodotto mi era costato 3.939,43 euro, poi l'anno scorso avevo una ditta individuale a regime forfettario, quindi pagavo il 5% di tasse sul 40% di fatturato e sul fatturato che ho menzionato precedentemente ho pagato 479,84 euro. Se si fa la sottrazione fatturato meno tutte queste spese si rimane con un risultato di 2.371,13 euro. Questo è il guadagno che io menzionavo sul video precedente, però dimenticavo di sottrarre a questo anche i contributi INPS che io sono andato a pagare sul fatturato che menzionavo inizialmente. Poi sì, è vero, possiamo anche fare il ragionamento che i contributi sono soldi che prima o poi dovrei vedere. Comunque sono una voce di costo che io devo sottrarre e con una ditta individuale a regime forfettario sono il 26% sul 40% di fatturato. Quindi su un fatturato di 23.992 euro sono andato a pagare 2.495,17 euro di contributi INPS. Poi ok, prima di fare quest'ultima sottrazione e vedere quanto realmente ho guadagnato o perso, ci sarebbero anche da aggiungere tutte le spese relative a spese vive, gestione della partita IVA, eccetera. Ma dato che Amazon FBA non era la mia unica attività, queste spese dovrebbero essere pesate in percentuale, cosa che non è per nulla facile, perciò per semplicità non menziono e non prendo queste spese, dato che comunque le avrei dovute affrontare per altre cose e attività che ho fatto al di là e a fianco ad Amazon FBA, come per esempio la gestione e la fatturazione per la mia attività su YouTube. Ma ora torniamo indietro e facciamo il totale.
totale eravamo rimasti con 2.371,13 euro di guadagno, meno i soldi che ho dovuto pagare come contributi, 2.495,17 euro. Se si fa la sottrazione si rimane con meno 124,04 euro e si arriva al risultato che non sono stato profittevole su Amazon FBA. Questo però non esclude che io in alcuni periodi, mentre vendevo tramite Amazon FBA, non sia stato profittevole. Infatti per alcuni periodi durante questa mia attività ero più che profittevole e stavo guadagnando anche relativamente bene. Dopo però ho fatto un errore, ho tralasciato questa attività, non mi sono più concentrato sull'ottimizzazione del prodotto, sull'ottimizzazione del listing, sull'ottimizzazione delle campagne. Questo perché altre mie attività come il canale YouTube stavano andando molto bene e quindi queste attività assorbivano molto del mio tempo. Il mio tempo è passato dalla gestione di Amazon FBA alla gestione per esempio del canale, come di tantissime altre cose, e ho fatto il gravissimo errore di tralasciare una mia attività che nel frattempo stava calando sempre di più, fino a quando non mi ha portato in un momento dove semplicemente stavo cercando di vendere gli ultimi prodotti perché non volevo tenermeli in magazzino, e questo mi ha portato a non essere più profittevole ed oltretutto a perdere anche 120 euro come avete visto prima. E se devo finire il ragionamento, questa esperienza mi ha insegnato come non si debbano tralasciare attività che stanno andando bene. Bisogna sempre mantenere un certo grado di attenzione e bisogna sempre aggiornarsi, altrimenti si muore. Ma concludendo tutto questo ragionamento, ho fallito su Amazon FBA? Monetariamente parlando potremmo tranquillamente rispondere affermativamente sì, però potremmo contare che ho ancora il listing, quindi potrei rivendere quello e andare in pari o magari fare qualche piccolo profitto con il listing. E oltretutto, se vogliamo essere puntigliosi, potremmo aggiungere nella voce dei guadagni positivi i contenuti che ho portato sul canale, che sono riuscito a creare attraverso la mia esperienza su Amazon FBA, che comunque attraverso la monetizzazione qualcosa hanno portato e qualcosa mi hanno comunque fatto guadagnare. Però quella secondo me è un'altra attività che va tenuta fuori dall'attività e dal conteggio che abbiamo fatto oggi su Amazon FBA. E questo ragionamento va anche applicato alle consulenze che sono riuscito a fare attraverso la mia esperienza su Amazon FBA, dove comunque sono riuscito sempre ad arrivare ad un rapporto win-win. Concludendo il discorso, il fatto che io non abbia concluso in positivo non vuol dire che attraverso Amazon non si possa guadagnare e non ci siano persone che stanno facendo anche tanti soldi, perché con questa stessa esperienza ho visto con i miei occhi che attraverso Amazon FBA si possono fare tanti ma tanti soldi e si può portare a casa una bella pagnotta. Però sempre attraverso questa stessa mia esperienza ho maturato che Amazon FBA è comunque un'attività, un business che non può essere tralasciato e che ha bisogno del suo tempo, e se tralasciato, come dimostra la mia esperienza, può portarti risultati negativi, come avete visto. Considerato tutto questo, io sono contento e fiero della mia esperienza perché mi ha insegnato molto sulla produzione, brandizzazione e vendita di un oggetto online, ed oltretutto ho imparato toccando con mano come funziona questa parte di commercio online, cosa che di sicuro in futuro mi sarà molto utile. Detto questo, spero che la mia esperienza vi sia stata utile, ed un'altra lezione che spero sia stata passata indirettamente è quella di diversificare le proprie attività in modo tale che se una fallisce noi abbiamo un'altra strada da percorrere e abbiamo un'altra via, un'altra soluzione, perché se ci fallisce l'unica strada vitale, allora lì sì che sono Ultima cosa che mi sono dimenticato di dirvi: se volete, io in passato ho registrato tantissimi contenuti informativi relativi ad Amazon FBA. Qui sotto in descrizione vi lascio tutti quei video o articoli, quindi se volete andare ad approfondire qui sotto in descrizione trovate tutto. Ed oltretutto avevo anche scritto un foglio PDF relativo ai costi iniziali per attivare e iniziare questa attività. Trovate quel foglio sempre qui sotto in descrizione con tutte le altre info. Detto questo,
torna Riccardo del passato. Ora penso e spero di aver chiarito tutto. Se ci sono altre domande lasciatemele tutte qui sotto nei commenti. Poi se volete altri contenuti relativi ad Amazon FBA fatemelo sempre sapere qui sotto nei commenti. Lasciate un mi piace se questo video è stato utile e vi è piaciuto. Come sempre iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun'altra mia avventura e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!